Ciao da Fulvia, bentrovati e ritrovati nel mio Blue Spin. Per la nostra estate ho deciso di proporvi un bellissimo decoro. È il wind spinner, cioè la girandola bellissima che può decorare i nostri terrazzi, le nostre fioriere e anche ovviamente il nostro arredo interno. Vi propongo così un bellissimo video e quindi eseguiamo insieme in questo bellissimo blue spin, come l'ho chiamato. Bene, alla prossima, ditemi se vi piace e naturalmente buono spin a tutti. Iniziamo dal materiale. Mi sono procurata tutte le rimanenze dei filati di cotone che avevo a disposizione. Infatti questo progetto è ideale per far fuori tutte quelle piccole matassine che ci sono rimaste. Individuate fra i vostri fili quelli che sono i più spessi, quelli che riescono ad avere una bella tenuta, ed eliminate quelli fini fini perché il vostro spinner altrimenti può cedere. La varietà dei colori è anche il bello di questo progetto e infatti vi faccio vedere qui alcuni dei miei spinner realizzati. Questo è lo schemino semplicissimo, 12 catenelle più 31. Avviamo l'anello, dopo le 12 catenelle lo chiudiamo ed eseguiamo internamente 14 punti bassi. Chiudiamo con un punto bassissimo e realizziamo le altre 31 catenelle. Tornano indietro con punti bassi, uno per ogni sottostante, e ci fermiamo sempre all'inizio della nostra riga con un bassissimo. Quindi dopo il 31esimo punto basso mi sono fermata con un bassissimo proprio all'inizio del mio anello. Ora la lavorazione mi fa tornare indietro e creare il movimento spiraliforme. Dovrei così girare il senso ed introdurre a questo punto il nuovo colore e io ho scelto il bianco. Ora però vi do un piccolo accorgimento, perché se girassimo il lavoro, come vedete in questo caso, il mio anello, quello che terrà poi appeso il mio spinner, è in lavorazione contraria, cioè è sulla parte retro. Invece quella più carina è questa, no? Questa parte è la più carina. Quindi, per dare il senso ottimale al mio spinner, a questo punto giro sempre la lavorazione sul bello, e poiché il mio gancio di lavorazione rimane basso, vedete? Adesso lo giro sotto, vi faccio vedere, e lo porto sulla parte posteriore. Quindi entrerò con l'uncino qua, tiro sul gancio da dietro e lo porto da questa parte. In questo modo adesso, inserendo il nuovo colore bianco, anche la mia spirale avrà una lavorazione frontale più bella, perché è uguale al mio gancetto per appendere, appunto. Quindi sempre nello stesso punto dove ho inserito il mio gancio vado a introdurre il cambio di filo. Quindi tiro su il mio bianco, lo faccio passare per il mio anellino di lavorazione e tiro il filo. Ora che mi trovo con il bianco, salgo con mezzi punti. Il primo saranno 2 catenelle e nel medesimo punto inserirò un altro
mezzo punto. Quindi adesso farò per tutta la riga 2 mezzi punti per ciascuno dei 31 punti sottostanti, delle 31 maglie sottostanti, quindi 2 mezzi punti ogni punto. Per aiutarmi nell'inserimento dell'uncino uso proprio la parte uncinata, per l'appunto, vedete, vado a prendere proprio la maglietta qua, quindi così carico il mio uncino, tiro su il mio lato di maglia e salgo di 2, abbiamo detto, mezzi punti. Ancora proseguiamo, carico, vado a prendere la maglietta sottostante perché si tratta della catenella iniziale, quella che abbiamo fatto proprio a inizio lavorazione. Quindi 1, 2. Prendo il filo, mi aiuto con la parte uncinata, in questo caso ho sfilato il filo, prendo tutto bene, ok, e inserisco. Ok, pian pianino vedete che si gira e la spirale prende forma. Arrivo in fondo alla fila inserendo sempre nella maglietta in testa 2 mezzi punti. Arrivati in fondo vedete la mia spirale già ha preso forma. Ho fatto gli ultimi 2 mezzi punti, adesso nell'ultimo spazio eseguo soltanto un mezzo punto e chiudo la riga con questo semplice mezzo punto. Per aumentare il volume della mia spirale, adesso decido di inserire un altro colore. Per mantenere sempre il lato bello, così come l'abbiamo chiamato ad inizio della nostra spirale, taglio il filo, quindi chiudo qui, la lavorazione in fondo la chiudo, faccio una catenella per salvaguardare i miei punti e taglio. Adesso la lavorazione riprende da inizio riga ed inseriamo sulla prima catenella con eventualmente un altro colore 3 punti alti. Io ho deciso di inserire il turchese, quindi sulla testa della prima maglietta, del primo punto alto, introduco la prima catenella di 3 oppure eseguo direttamente un punto alto, quindi creiamo il nostro anellino, ok, carichiamo sull'uncino il filo ed inseriamo in testa al punto alto il nostro uncino, per l'appunto, tiriamo fuori e realizziamo il punto alto. Questo forse per le principianti è un momento un po' più ostico, perché si tratta effettivamente di tenere bloccato il filo sull'uncino con 2 dita e se non c'è la praticità e la manualità acquisita probabilmente si ha un po' di difficoltà. Comunque continuate
a realizzare pure le 3 catenelle in alternativa al primo punto, va benissimo ugualmente. Realizzato questo primo punto, dobbiamo inserirne altri 2. Abbiamo detto che ne facciamo 3. Ora una catenella, che è quella di separazione, e andiamo a inserire gli altri 3 punti alti dopo i primi 2 mezzi sottostanti, quindi proprio nello spazio fra i 2, ed inseriamo sempre 3 punti alti. 1, 2 e 3. Allarghiamo così la spirale con questo motivo e con un ulteriore colore. Con l'ultimo gruppetto dei 3 punti alti, 2 li inserite nello spazio, così come i precedenti. Andiamo a lasciare un po' di luce, ok? E l'ultimo lo inserite nel punto alto sottostante a chiudere proprio la spirale. Ora interrompiamo con il filato turchese e torniamo all'inizio della nostra spirale con un nuovo colore ed un nuovo punto. Ho quindi eseguito anche la riga col blu e adesso sto iniziando l'ultima definitivamente riga con questo motivo decorativo che chiude la spirale. Dunque la riga blu è semplice perché parte ovviamente sul lato del nostro piccanello, come si usa dire, vede punto basso, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle di separazione con l'altro punto basso nel medesimo punto di inserimento. Quindi tra i punti alti inseriamo 2 punti bassi con 2 catenelle di separazione. Le catenelle di separazione le facciamo anche in testa ai punti alti a mo' di archetto, quindi vedete che sono liberi e comunque vi lascio qua lo schemino a penna così per riferimento. Molto semplicemente, quindi scorrete via ricordandovi sempre 2, 2, 2, 2 e via di seguito. Come poi dicevo, quest'ultima riga decorativa vede questo petalino inserito proprio nello spazio che abbiamo creato con i 2 punti bassi qua sotto. Iniziamo con un punto basso in testa, una catenella di separazione, un punto, un mezzo punto nell'archetto iniziale. No, avevo ragione, un punto basso. Dunque, punto basso, una catenella di separazione, punto basso. Poi nello spazio degli archetti sottostanti inseriamo punto, mezzo punto, punto alto, mezzo punto, per poi chiuderci con il punto basso dall'altra parte. Quindi in pratica inseriamo 2 mezzi punti, 2 punti alti, 2 mezzi punti. Vi faccio un po' più di luce, forse sono un po' buia.
Quindi, ricapitolando, punto basso, catenella di separazione, punto basso, subito entriamo nell'archetto vicino e inseriamo 2 mezzi punti, 2 punti alti, 2 mezzi punti e punto basso, ci fermiamo sulla parte opposta e ancora di seguito inseriamo sempre nell'archetto 2 mezzi punti, quindi 1, 2 punti alti, 1, 2 e ancora 2 mezzi punti, mezzo e mezzo, e ci fermiamo nello spazio accanto con un punto basso. Abbiamo realizzato questo bel petalino proprio a definire la nostra spirale. Proseguiamo così fino ad arrivare in fondo, quindi ancora mezzo punto, altro mezzo punto, 2 punti alti, ok, altri 2 mezzi punti, e punto basso, ci chiudiamo dall'altra parte. Viene proprio molto carina e poi con la riga sotto blu si sposa benissimo. Arriviamo fino in fondo. Con quest'ultimo giro del nostro spinner, bellissimo questo ulteriore decoro bianco, abbiamo finito quello che è la struttura base. Ora, sulla parte finale, andiamo a chiudere i fili in eccesso e sulla riga interna, quindi la catenella interna che è di fatto la colonna che regge il nostro spinner, andiamo proprio in questo punto a inserire una piccola catenella decorativa. Io ho questi pesciolini che avevo utilizzato tempo fa per un altro lavoro e adesso andrò semplicemente ad annodare la mia catenella proprio sulla parte finale dello spinner. Ricordiamoci, alcuni lo attaccano direttamente sull'ultimo punto del lato esterno, io invece preferisco attaccarlo sulla colonna centrale, quindi sulla catenella, in questo caso il mio colore verde. Vado quindi a chiudere questo carinissimo spinner e poi ve lo faccio vedere montato e appeso. Attaccati anche i pesciolini, così come dicevo alla colonna, alla spina dorsale del mio spinner, ho anche realizzato un piccolo pesciolino. Vi metto lo schemino molto semplice, ho fatto semplicemente doppio il corpo in modo poi da poterlo riempire con un po' di cotone, cucirlo insieme con la parte esterna che realizza poi di fatto la codina, e quindi ho ulteriormente abbellito il mio spin. Bene, adesso è proprio finito e quindi non resta che appenderlo.
guardate che carino in esterno come è venuto, lo potete appendere sui vostri vasi, le fioriere, bellissimo. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, una bellissima creazione e aspetto i vostri commenti. Alla prossima, ciao da Fulvia.